Ser. Notte passata nella struttura più sperduta del mondo, tanto che questa mattina abbiamo costeggiato una parte del lago che vedete in fondo. Ci siamo spostati in questi appartamenti più vicini al centro storico di Okrida, dove adesso con un taxi andremo tutti insieme. E se venite con un mezzo proprio, considerate che avete il parcheggio coperto, non custodito e purtroppo anche non recintato. Quindi sorellona tutta sola, mi raccomando. Per il taxi troverete il numero WhatsApp alla reception, l'abbiamo contattato, ci ha risposto immediatamente. Il costo della corsa è di 5 euro. Eccolo qua, già arrivato. Ok. Siamo sul lago di Ohrid, in italiano Okrida, e questa è la città omonima, la città principale del lago. Prima tappa, chiesa di Santa Sofia o Santa Sofia. Con Perry come guardiani. 3 euro per l'ingresso. Tra le chiese più importanti della Macedonia del Nord venne costruita intorno all'anno 1000 sopra ad una basilica paleocristiana, per poi essere trasformata in moschea con l'arrivo degli ottomani nella regione, che ne mantennero intatto l'edificio coprendo gli affreschi con uno spesso strato di intonaco. Alla fine la biglietteria sono stati molto disponibili perché fra 5 minuti chiudono, quindi ci hanno fatto entrare senza pagare. La cattedrale ortodossa è un tipico esempio di arte bizantina che ha subito negli anni 50 del Novecento un'importante opera di restauro che ha riguardato in particolare gli spettacolari affreschi riportati alla luce. Ma siete pronti a vedere un angolo speciale? Il lago di Ohrid si divide fra due paesi, la Macedonia del Nord e l'Albania. La parte della Macedonia del Nord è quella più consistente, circa 2/3 del lago, ed è stata dichiarata patrimonio UNESCO nel 1979. Quella albanese, 1/3 del territorio, è patrimonio UNESCO dal 2019. È considerato uno dei laghi più antichi al mondo. Si è formato più di 1 milione di anni fa ed è anche tra i laghi più profondi d'Europa, 289 metri. Ospita delle specie di pesci uniche al mondo, tra cui il salmone e la trota di Ohrid, che si trovano solo in questo posto, in queste acque. Che onestamente volevamo assaggiare, ma ci hanno detto che è in via di estinzione, quindi cerchiamo di preservarla. Adesso diretti al simbolo della città. Eccolo chi spingeva. Però a quest'ora della giornata è oggettivamente bellissimo. Sembra quasi di essere in paradiso. I was looking out the door, I was looking round for more. La città di Okrida si dice che un tempo avesse 365 chiese, una per ogni giorno dell'anno, ma oggi il simbolo indiscusso della città è la chiesa di San Giovanni Caneo, una chiesa ortodossa che si trova in una posizione spettacolare su uno sperone roccioso affacciato sul lago, sopra il villaggio di pescatori di Caneo. La chiesa dedicata a Giovanni, autore dell'Apocalisse, sembra sia stata costruita poco prima dell'ascesa dell'impero ottomano, nel XIII secolo. Da qui si gode di una splendida vista sul lago illuminato dalla luce calda dell'ora del tramonto. Back to where we started. Wish that I could find a way to say sorry that I let you go. Sorry that I got so cold. Wish I could go back.
solo pochi passi per arrivare al monastero di San Clemente Pantaleone visto da dietro, proprio a picco sul lago. Il sole è sceso, la temperatura è cambiata in maniera repentina e noi tramite questo sentiero che stiamo percorrendo vi volevamo portare al punto più alto della città di Ohrid, e cioè la fortezza di Samuele. Ma per il momento tutti i passaggi sono chiusi, quindi speriamo ci sia un ingresso più in basso. Questo è il percorso che circumnaviga il promontorio dove sorge la città di Ohrid e la vista da questa angolazione è davvero uno spettacolo. L'autunno pian piano si fa strada e anche il freddo si fa strada, tant'è che sono sicura che Francesco prenderà il piumino. Prima però sistemiamo le cose da lavoro. Non mi sbagliavo. Se volete buttare giù la panza, questo è il posto giusto. Guardate con pochissimo quanto siamo saliti. Di preciso non sappiamo dove stiamo andando perché questo sentiero non è mappato. Non so se scendiamo in città o torniamo a salire. Guardate il GPS di Sara. Qua ha detto scendiamo in città, quando la città si trova qua. Ohrid nuova, volevo dire. Sempre dritti, i lampioni ci sono, ma forse hanno il fuso orario sbagliato. E ricordate che io tutto questo lo faccio solo ed esclusivamente per Sara perché tengo al suo fisico. Ma io non l'ho chiesto però. Alcune cose non vanno chieste, anche perché è impossibile capire le donne. Comunque non siamo i soli. Addirittura siamo passati all'illuminazione artificiale e contro ogni pronostico è tornata la luce. Praticamente abbiamo circumnavigato il castello che si trova proprio sopra di noi, arrivando alla porta della città. Tutto super tranquillo perché il tutto si sviluppa nella parte bassa. In cima troviamo la fortezza, mentre in basso l'anfiteatro ellenico. Ma guardate dove vi portiamo! Ma dove li portiamo? Ma soprattutto dove stiamo andando? Dobbiamo andare di qua o di là? Forse all'interno di qualche casa o forse no. Dai che vedo un po' di luce in fondo, ci dovremmo essere. Sembra di stare quasi in Germania per certe abitazioni. Comunque siamo sbucati da dove siamo venuti. E guardate in questo punto, praticamente non potevano allargarsi sotto, si sono allargati sopra. Sorellona caricata, è giunto il momento di ripartire da Ohrid, giornata soleggiata, anche se nuvolosa, ma ripartiamo con una battuta della signora che gestisce questo posticino. Intanto è arrivato anche il perro. Ci ha aspettato che caricavamo la moto con molta pazienza e molto sorridente. Poi quando è arrivato il momento di uscire a porta aperta, noi sorridevamo perché lei non sa benissimo l'inglese, sorridevamo, pay, perché ha immaginato che noi sorridendo l'avremmo salutata e ce ne saremmo andati senza pagare. E detto questo, oggi lasciamo la Macedonia per entrare in Kosovo. Ohrida sullo sfondo. Il fatto è che noi spesso cerchiamo di colmare la mancata comunicazione col fatto di fare un sorriso, mostrare che siamo ben predisposti, però in questo caso lei deve aver pensato sì ridete ma mi volete fregare. No, la verità è che anche lei era molto simpatica e molto spontanea, quindi quello che le è venuto in mente ha detto, raccimolando su quelle due parole in inglese che conosceva, quindi è stata simpatica, abbiamo riso tutti e tre. E a questo punto non abbiamo una faccia molto convincente. A complicare le cose c'è il fatto che in Macedonia del Nord l'alfabeto utilizzato è quello cirillico, quindi è difficile e anche capire lontanamente quello che vogliano poter esprimere o anche la difficoltà della lettura. Dovrei riprendere gli appunti del cirillico di quando siamo stati in Russia. Possiamo affermare che la Macedonia del Nord rispetto all'Albania presenta molti
molte più difficoltà, ma non per il turista, ma per l'abitante stesso, nel senso che in Albania la crescita è molto ma molto evidente. Non si può dire purtroppo al momento lo stesso per la Macedonia del Nord, che presenta una situazione un po' più stagnante. Questo non vuol dire che la maggior parte della gente in Albania stia bene, ci sono delle situazioni limite ovunque, ma è evidente che l'Albania stia costruendo un possibile futuro migliore. Quello che tra l'altro ci ha stupito e che avevamo trovato anche in Montenegro è il fatto che in qualsiasi locale si fumi all'interno, disposizione che è cambiata in Italia 20 anni fa. Di nuovo giro veloce all'interno del centro storico di Ohrida. Per completare il giro fatto all'interno della cittadina integriamo un passaggio con la moto, 2 tornantoni per arrivare in centro. Vi ricordate questo punto? Siamo passati di notte. Adesso investiamo qualcuno. Guardate che qua si aprono le acque come il passaggio di Mosè. Grazie. E se vi chiedete ma si può andare in moto o in auto, guardate le auto intorno, ma il centro storico di Ohrida è piccolino, quindi già siamo arrivati. Questo era il nostro obiettivo. E cioè alla chiesa di San Clemente e Pantaleone. Sulla collina Plaosnik, un sito archeologico ancora in parte in fase di scavo, ospita resti di antiche basiliche paleocristiane e la chiesa di San Clemente Pantaleone, considerato il primo e il più importante centro universitario del mondo slavo. Per poterla visitare all'interno abbiamo pagato il biglietto di 3 euro all'entrata. Costruito e progettato nel IX secolo da San Clemente stesso, che arrivò a Ohrida mandato da Boris I di Bulgaria, il monastero è la più sacra di tutte le chiese della Macedonia del Nord. Clemente costruì una cripta all'interno dove fu sepolto alla sua morte, avvenuta nel 916. Architettonicamente costruì il monastero rispettando lo stile di una scuola letteraria. Gli ottomani lo convertirono in moschea, ma un secolo più tardi permisero alle chiese in rovina di essere restaurate. Ma perché questa chiesa è così importante? Perché San Clemente è considerato il discepolo di San Cirillo e Metodio, che da loro imparò l'alfabeto glagolitico, un derivato del greco bizantino, e viene considerato colui che ha diffuso l'alfabeto cirillico, che poi si è diffuso in tutte le zone slave, compresa la parte della Russia. Vi abbiamo già detto infatti che la Macedonia del Nord ha adottato e adotta tuttora l'alfabeto cirillico, al contrario dell'Albania, che con un congresso nel 1909 nella città di Elbasan decise l'adozione dell'alfabeto latino. Ohrida è infatti stato un centro artistico, culturale e religioso tra i più importanti dell'epoca. La fortezza di Samuele, risalente a quando Ohrida fu la capitale del regno di Bulgaria. Venne costruita su delle rovine di una fortezza precedente, costruita da Filippo II, padre di Alessandro Magno. Ma è arrivato il momento di lasciare Ohrida direzione nord per percorrere una via storica. E cioè parte della via Egnazia, costruita dai Romani intorno al 146 a.C., presumibilmente prese il nome proprio dal proconsole della Macedonia. Viene considerata una prosecuzione della via Appia, che di fatto metteva in comunicazione il basso Adriatico con l'Egeo settentrionale, collegando Roma a Durazzo, a Polonia ed infine a Costantinopoli. Non sempre abbiamo la certezza di dove vi porteremo. Quello che è quasi una certezza in Europa è che spesso le strade dove vi portiamo sono state tracciate dai Romani, un po' perché tutte le strade portavano e portano ancora a Roma. E me coglioni, come si suol dire. Come dicevano appunto i romani. Guardate i colori, oggi siamo il 23 di ottobre, questa strada sarà bella da percorrere sia in estate per l'altissima vegetazione, ma anche ora per questi colori stupendi.
poi con un lago che sembra uno specchio. Quando esce il sole i colori si illuminano e non ci resta che dire la parola wow. Ho appena cambiato la destinazione di arrivo per il parco Mar Rovo, 59 km. La strada è assolutamente piacevole perché molto tortuosa ma con curve ampie e come potete vedere il traffico è praticamente assente. Peccato per il meteo perché non promette nulla di buono. Non spengo la camera perché penso che sia divertente anche seduti sul divano di casa. Devo solo fare attenzione al manto stradale perché in alcuni punti c'è un po' di brecciolino. Sembra quasi New England sopra New York. Siamo sul lago Dekar artificiale, c'è una diga e dall'altra parte il fiume Drin nero. Siamo saliti a 1100 metri per avere la parola wow al quadrato. C'è tantissima umidità, infatti l'asfalto è quasi bagnato. Non abbiamo la luce del sole, ma questo effetto nebbiolina rende il tutto più affascinante. Panorama che speravamo si presentasse in queste vesti, ma non immaginavamo quanto sorprendente. La nostra strada è continuare, ma tutti insieme andiamo a vedere qua sulla destra, perché abbiamo letto che in relazione al livello dell'acqua ci dovrebbe essere una chiesa semisommersa che è inglobato all'interno del parco naturale Mavrovo. Siamo infatti sul lago Mavrovo, un lago artificiale istituito nel 1949 e che ha raggiunto nel 2021 l'attuale grandezza, 720 km quadrati. A nostro parere lo stiamo vedendo sotto la sua veste migliore. Siamo in questo momento a 1250 metri sul livello del mare e intorno vediamo montagne più alte perché il lago è contornato infatti da montagne che raggiungono i 2500 metri. Piccoli monasteri affacciati sul lago. Una cosa che stiamo notando è che per la prima volta qua in Macedonia del Nord le strutture sono ben messe. Casine infatti di bellissima fattezza. Qui c'è un locale, sì, c'è anche Perro. Eccola la chiesa, solo che il livello dell'acqua è basso. Monastero di San Nicola, o meglio quello che resta di una piccola chiesa rurale, bellissima in questo periodo per ovvi motivi, ottima destinazione sciistica e meta invernale. Lasciamo il lago direzione Tetovo e abbiamo ancora 9,3 km per scendere a valle e la discesa a livello motociclistico è ancora più bella perché l'asfalto è perfetto. Guardate che serpentina. Dobbiamo metterci in testa che quello che riesce a fare la natura, l'uomo non ce la farà mai. Ora a sinistra, direzione Skopje, e arrivati a Tetovo ora cerchiamo un distributore di benzina e con l'occasione cambiamo anche i guanti e vediamo anche quanto costa la benzina in Macedonia. Forse eccolo qua. E niente, come siamo arrivati ce ne andiamo. Solo pagamento cash, non carta di credito. Un po' di euro ce l'abbiamo, però per riserva meglio tenerli. Proviamo con il prossimo. Quest'ora
Questa volta è andata bene, la benzina costa 75 dinari macedoni e abbiamo messo quella a 98 ottani. Vamos! Ancora non abbiamo cambiato i guanti, ma adesso diretti al confine kosovaro. Abbiamo ancora 106 km da fare e sono le 4:32. Questi sono i chilometri per l'arrivo a Prizren, mentre il confine dovremmo averlo a circa 40 km. Lasciando quindi la Macedonia del Nord, che al momento della sua indipendenza ebbe dei problemi con la Grecia proprio nella scelta del proprio nome. Macedonia che abbraccia una serie di territori essendo una regione fisica. Il motivo era la paura che in futuro questo stato potesse rivendicare dei territori che invece ancora oggi fanno parte della Grecia. L'accordo si è trovato non molto tempo fa, aggiungendo alla parola Macedonia del Nord. Stiamo percorrendo la R1203, quindi non passeremo per Skopje ma per il confine che vedete sulla cartina. In questo momento siamo a 500 metri sul livello del mare e sulle montagne circostanti la neve. Come per magia, guanti cambiati e siamo vicino alla frontiera. Qua non c'è nessuno, quindi si può proseguire. Dovrebbe essere di qua, non c'è praticamente nessuno. Velocissimo aggiornamento interessante, anche perché ci troviamo di fronte alla dogana. L'assicurazione si stipula là in fondo. Per 15 giorni 6 euro, pagamento solo contanti. Destinazione Praia Hotel, ore di arrivo 19:10, 1 ora e 52. Vamos! E benvenuti anche questa volta nel Kosovo. Stiamo salendo, infatti siamo arrivati alla stessa linea di quota del parco e senza guardare il GPS basta guardare il colore delle foglie. La strada è messa veramente male, infatti Google in un punto la dava come interrotta, ma noi scemi come sempre ci abbiamo voluto provare. Questo passo dovrebbe essere più bello rispetto all'altro principale di Skopje. Bandiera albanese. Sembriamo in un luogo naif, rappresentativo di una favola. Strada non proprio in ottime condizioni, molti tratti sono ridotti in questo stato. Penso che arriveremo con il buio perché abbiamo ancora 53 km restanti. Si è fatto praticamente notte, siamo arrivati a 1515 metri, temperatura 12 gradi, ma abbiamo il piumino, abbiamo i guanti con le manopole riscaldate, non ci manca nada, anzi pure troppi comfort. Poi la moglie si abitua troppo bene e quando una donna si abitua bene, poi ragazzi sono cazzi. E se doveste commentare, se vi piacciono, lasciate un mi piace per i nostri contenuti. Benvenuti a Prizren, sono le 7 in punto e sembra mezzanotte. Fili un po' cadenti. Adesso noi troviamo la nostra struttura e poi domani con calma ve la raccontiamo, o meglio ce la raccontiamo tutti insieme. Vediamo tantissime scritte italiane, Udinese, caffè. Abbiamo un po' l'impressione che qualche italiano abbia messo radici. Tantissimi locali. Attenzione, attenzione, fermati. La nostra struttura è qua in fondo e come vedo abbiamo anche qualche localino per cenare, il che dopo 7 ore di moto non guasta assolutamente. Che ne dite? E la maiala qua. Dobbiamo essere onesti, per come ci figuravamo il Kosovo, perlomeno nel nostro immaginario, questa città ci ha un po' sorpreso. Praia Hotel. Ok, arrivati, quello dovrebbe essere il nostro parcheggio. Entriamo dentro direttamente perché la reception dovrebbe essere qua. Andiamo a vedere. Usciti nel tardo pomeriggio dopo una mattinata di lavoro, diretti in piazza sotto un groviglio di fili che ci ricorda l'Asia. Non partiamo dalla piazza dove c'è un caos immenso tra musica e grida, ma partiamo dalla Sinan Pasha Cami. Solide tra virgolette regole delle moschee.
Costruita nel 1615 dall'impero ottomano, ha una cupola che misura più di 14 metri. Dopo secoli di dominio dell'impero ottomano, infatti, è stato parte della Jugoslavia fino ad autoproclamarsi indipendente il 17 febbraio del 2008. È stato uno dei momenti più bui della guerra dei Balcani, culminato nel 1999, quando la NATO, senza il consenso dell'ONU, bombardò per 78 giorni la capitale della Serbia, Belgrado, che si rifiutava di lasciare andare la regione del Kosovo. Tuttora il Kosovo è autogovernato sotto il protettorato dell'ONU, riconosciuto dai membri di quest'ultimo per 104 su 193, mentre nell'Unione Europea da 22 paesi su 27, senza l'approvazione di Grecia, Romania, Spagna, Cipro e Slovacchia. Le lingue ufficiali sono l'albanese e il serbo e le monete l'euro e il dinaro serbo. Proviamo ad ammirare la bellezza di Prizren dall'alto. L'idea è quella di arrivare in cima. Come sempre non si capisce dalla camera, ma la salita è ripidissima. Arrivati dopo uno sforzo immane, ingresso gratuito per fortuna, saliamo sulle mura nella parte più alta ed ora siete pronti per una panoramica a 360 gradi? Che dici, saranno pronti? Questa è Prizren. Questa fortezza faceva parte di un sistema difensivo della Dardania, una regione che occupava l'attuale Albania, Kosovo, Serbia e una parte della Bulgaria e che era stata creata dagli Illiri della tribù dei Dardani. Venne ricostruita da Giustiniano, imperatore dell'impero romano d'Oriente, ed infine trasformata in una vera e propria roccaforte dall'impero ottomano nel XVIII secolo. E nel frattempo Prizren si sta illuminando. Siamo sul punto nevralgico della città di Prizren, e cioè sul fiume Lombard, che di fatto divide la città in due e dove si svolge tutta la vita cittadina. Ci sono diversi ponti pedonali sul fiume, ma quello dietro di me è il più famoso, l'antico ponte di pietra, costruito dagli ottomani, più volte distrutto, prima negli anni 60 per costruire gli argini del fiume, poi nel 79 per un'alluvione, ma i cittadini, innamorati di questo ponte, l'hanno voluto ricostruire nel giugno dell'82.